ho telefonato al mio amico Giorgio Armani, gli ho detto: senti Giorgio, io mi sono stancato perché vedo che qui le cose non funzionano, ma se io mi dovessi produrre il materiale tecnico del Napoli, tu mi presti il tuo marchio E-A7? Ma sai Aurelio, io non lo faccio con nessun club di calcio, però con te come faccio a dire di no? E abbiamo iniziato questa attività dove ho preso mia figlia, che si era appena laureata in psicologia, ho detto: vieni un attimo con papà in ufficio, ho detto, amore, da oggi tu ti devi interessare di questo. Bene, noi l'anno prossimo probabilmente triplicheremo il fatturato che faceva Robe di K. Ma perché io mi sono inquietato con Robe di K? Perché io sono sempre stato uno che ha dato importanza al brand. Quindi ho detto: ma se la Nielsen mi certifica 83 milioni di simpatizzanti per il Napoli nel mondo occidentale, di cui 15 milioni negli Stati Uniti e Canada, e vedo che Boglione mi vende 54 maglie in America, a me mi vengono le convulsioni. E quindi dico: qui c'è qualcosa che non funziona. Perché? Perché io nel cinema ho sempre voluto fare tutto. Cioè, ho fatto il produttore, ho fatto il distributore di me stesso quando gli americani o gli italiani non mi convincevano più, ho fatto quando Cecchi Cori mi faceva la concorrenza per non farmi uscire sul mercato, io in un paio di giorni mi presi 350 cinema in Italia e qualcuno ce l'ho ancora. I fondi sono una cosa importantissima, però i fondi di solito devono investire in un settore per dare redditività ai propri investitori. Quindi in qualche modo sottraggono la redditività al settore stesso, perché non è che lo fanno gratuitamente, no? Allora, nel mondo del calcio, perché io sono sempre stato contrario ai fondi? Primo perché di calcio non capiscono nulla, perché è talmente complicato il mondo del calcio che se non ci stai dentro tu puoi fare una media company, puoi chiamare i più grossi manager e li puoi strapagare 3, 4, 5 milioni di euro all'anno di stipendio, ma non è detto che quelli ti assicurino il risultato. Allora, cos'è che a me dà fastidio, per esempio, nella nostra Lega? Dà fastidio che le proprietà non sono presenti. Perché? Perché mica c'è sempre un signor manager come Scaroni, che ha una cultura imprenditoriale di razza. Tu hai anche dei personaggi che non hanno gli attributi per lanciarsi e nuotare nell'oceano perché hanno paura di essere subito eliminati da qualche squalo. È più comodo, no? Anche perché molti difendono, scusa, dice, io prendo 2 milioni e mezzo di euro all'anno di stipendio, da me non farebbero nemmeno l'usciere, però dico, a un certo punto dice, ma chi me lo fa fare, no? Allora, se il fondo serve per fare un'azione finanziaria, vabbè, ci sono le banche. Io all'Unicredit avevo chiesto 3 anni fa di anticiparci 1 miliardo all'anno e avevano accettato, dandogli in garanzia le revenues che venivano da tutte quante le squadre per quello che è il calcio virtuale. Ma il problema degli stadi, a me dispiace doverlo dire, ma noi siamo il paese in qualche modo più dolce, più bello, più appariscente del mondo, e poi siamo il paese più violento con la mafia, con la 'ndrangheta, con la Sacra Corona Unita, con la Camorra, e questo non aiuta. Allora, mentre prima la Thatcher, poi gli altri, visto che la Thatcher fu anche contestata, ma poi Thatcher entrò in scena nell'85, nel 91-92 ci rimisero le mani e aggiustarono le modalità di frequentazione dello stadio inglese. Allora, quando noi diciamo dobbiamo rifare gli stadi in Italia, ma li dobbiamo fare per chi? Chi ci protegge?
Cioè, voglio dire, se noi dobbiamo fare per farceli distruggere, a San Siro 15 anni fa Paolo non c'era, ma fu buttata una lambretta dagli spalti, se lo ricordano. Allora voglio dire, partita dell'Inter. Vabbè, però l'altro anno mi pare che il Milan c'aveva qualcuno che lucrava 1,5 milioni, 2 milioni, non so facendo che cosa, non proprio di legalese. Allora voglio dire, se noi non mettiamo un freno, perché poi c'è un'altra stortura, ieri stavamo al CONI e c'era un signore di Firenze che illustrava questa facilità di costruire gli stadi ormai, ma non è vero. Vicino a me c'era Fenucci del Bologna e diceva: Aurelio, ma che cosa sta dicendo? Io in questi 2 anni mi sono strappato tutti i capelli dalla testa, ho passato tanti di quei problemi e di guai, di rallentamenti. Allora, noi abbiamo, questo è il paese della Corte dei Conti e delle sovrintendenze. Invece il calcio dovrebbe avere via libera e dire veramente: scusami, ma tu comune che non metti soldi in questi stadi da 30 anni, 40 anni, 50 anni, cedilo per €1 alla società che ti garantisce di voler investire 30, 40, 50, 100, 200, 300 milioni, ma dagli poi le autorizzazioni per poterlo fare. Poi che cosa viene fuori? Dice: no, questa è una vecchia cosa che è rimasta, cioè puoi fare di tutto e di più meno che il residenziale. Se non saniamo il problema dei violenti, non dei tifosi, perché i tifosi sono anche persone per bene, ma c'è una frangia delinquenziale che va eliminata, ma va eliminata con un decreto legge immediato. Io oggi pomeriggio mi incontrerò con Piantedosi, infatti devo scappare a Roma, proprio perché gli devo chiedere. Poi io non sapevo nemmeno, quando ho preso l'appuntamento, mica sapevo che sarebbe successo il casino che è successo in Napoli-Milan. Guarda caso, io avevo preso 10 giorni fa l'appuntamento con Piantedosi per dirgli: Matteo, qua se non risolviamo questo problema, il calcio gli possiamo dire addio. Certo. Questo è il paese della Corte dei Conti e delle sovrintendenze. Invece il calcio dovrebbe avere via libera e dire veramente: scusami, ma tu comune che non metti soldi in questi stadi da 30 anni, 40 anni, 50 anni, cedilo per €1 alla società che ti garantisce di voler investire 30, 40, 50, 100, 200, 300 milioni, ma dagli poi le autorizzazioni per poterlo fare. Poi che cosa viene fuori? Dice: no, questa era una vecchia cosa che è rimasta, cioè puoi fare di tutto e di più meno che il residenziale. E allora qui bisogna che ci capiamo, perché prima viene fatta una legge dal gruppo Berlusconi, poi ci mette la mano Renzi attraverso quello che oggi è l'attuale sindaco di Firenze, nemico proprio del calcio italiano in maniera incredibile, non so per quale motivo, perché poi è di origini napoletane, quindi io mi meraviglio sempre. E c'è quel povero proprietario della Fiorentina che ha le mani nei capelli da quando sta a Firenze, dice: io Aurelio non ci capisco nulla, ma qui mi impediscono di fare qualunque cosa. Gli stadi sarebbe facilissimo far partire una propulsiva forza realizzativa in tutta Italia, ma ci vorrebbe, ecco, De Caro, presidente dell'ANCI, super sindaco di Bari, li raduna tutti quanti, dice: ragazzi, raduna tutte le sovrintendenze, raduna la Corte dei Conti e dice: ragazzi, che dobbiamo fare? Lo dobbiamo implementare questo calcio italiano, ci vogliamo cioè un'associazione, una lega, una federazione, anche questo dovrebbe promuovere, perché se noi ci facciamo al CONI le nostre riunioni non andiamo da nessuna parte. Che Nemo non vedo per quale motivo lo dovrei cedere. No? Quindi non ha un... Ma no, perché veda, noi eravamo abituati a fare 15-17 film all'anno, poi io mi sono trasferito in America, ho cominciato proprio quando stavo finendo un film americano, ho trovato il Napoli fallito, che
5 anni prima io ero arrivato a Napoli con un assegno della BNL di 125 miliardi per farmelo dare da Ferlaino. Ferlaino mi fece causa che io vinsi dopo 4 anni, non ci pensavo più, quindi poi ero andato a Capri a fare delle vacanze come ogni anno, leggo sul giornale che Gaucci pieno di catene da Santo Domingo, mi compro il Napoli. Come ti compri il Napoli? Dice, ma perché? Che non lo sai? Dico, che devo sapere? Dice, ma Napoli è fallito. È fallito? Ma che follia è questa? Dice, sì, perché Naldi non ha pagato 70 milioni di euro, non so che cosa. E io decisi, contro il parere poi della mia famiglia, perché mio figlio Luigi diceva, ma papà, ma come abbiamo i film adesso a Los Angeles, io mi sono laureato qua, tu che c'entri col calcio non ne sai nulla. Dico, lui, nella vita è bello poter dimostrare che se uno ha voglia può fare qualunque cosa se ci crede. Quindi Marco 2,5 miliardi non bastano. La domanda è se vendi il Bari però. Il Bari va venduto finché non cambiamo la legge pure lì, se me la cambiassero come in Europa che padre e figlio possono avere 2 squadre, allora perché io sono un uomo del sud mi sarebbe piaciuto, poi io sono molto amico di De Caro, io l'ho preso perché De Caro mi fece una capa tanto così, ti devi prendere il Bari. Figurati, anche lì mio figlio stava a Londra per iniziare un film e dico, Luigi, papà pensa di prendere il Bari, a me non me ne frega nulla. Come non te ne frega nulla? Poi mi chiama dopo 1 ora e mi dice, papà ci ho pensato, potrebbe essere una bella idea, però mi devi lasciare fare. Guarda, papà ti indirizza il primo anno che siamo in Serie D, perché cominceremo dalla Serie D come De Laurentiis, e quindi ti avvio e poi dopo ti lascio fare tutto a te. Lui è stato brevissimo, devo dire, ed è entrato in un mondo di cui non conosceva nulla, per cui vedi adesso anche il Napoli, in fondo io ho 3 figli, Valentina lavora nel Napoli, Edoardo lavora nel Napoli, Luigi ama il calcio quindi potrebbe lavorare nel Napoli,